Benvenuti a Campodimele, un incantevole borgo situato nel cuore del Lazio, dove il tempo sembra rallentare e la vita trova un ritmo più dolce e genuino. Questo piccolo comune, noto per il suo paesaggio mozzafiato e per la sua storia antica, è un vero gioiello nascosto dell'Italia centrale. Campodimele è famoso non solo per la sua bellezza naturale, ma anche per la longevità dei suoi abitanti, spesso citato come esempio di uno stile di vita salutare e sereno. Oggi, inoltre, Campodimele rappresenta un rifugio perfetto per chi cerca tranquillità, cultura e un contatto autentico con la natura. Buongiorno, siamo al ristorante Lo Stuzzichino a Campodimele, in provincia di Latina, ristorante arroccato a 650 metri di altezza a conduzione familiare. Qui con noi oggi abbiamo lo chef Capirchio. Buongiorno, sono Francesco Capirchio, chef, mi definisco quasi autodidatta nonostante ho fatto la scuola alberghiera per 5 anni, autodidatta perché comunque a soli 18 anni apro la mia attività, quindi oggi sono esattamente 24 anni che siamo aperti e parecchie cose le ho imparate sul campo e proprio sulla mia esperienza, per questo mi definisco uno chef quasi autodidatta. Niente, una piccola biografia. Dopo gli studi della scuola alberghiera a Formia, come detto, apro subito, ho spawnato dalla mia famiglia il nostro ristorante con mio fratello in sala, io in cucina coadiuvato da mamma e papà e nonna. Poi nel corso di questi 24 anni purtroppo perdiamo prima nonna e poi nostro padre, però ecco, cerchiamo di tenere comunque saldi i loro insegnamenti e tutto ciò che ci hanno insegnato, insomma, per quanto riguarda la cucina, i prodotti che adoperiamo e quant'altro. Com'è nata la passione per la cucina popolare del posto? Insomma, la passione popolare è nata proprio nel momento storico in cui abbiamo aperto, che erano proprio il 2000, quindi il 10 agosto del 2000, quindi 24 anni fa, perché veramente noi viviamo in un contesto montano di provincia, quindi le persone che venivano a Campodimele, secondo il mio modo di vedere la cucina di allora, dovevano assaggiare ciò che venivano insomma, a provare a Campodimele proprio nel piatto. Diciamo che nel corso dei 25 anni di apertura, diciamo, si è anche e- evoluto, no? Perché oggi magari il metro zero, il chilometro zero è molto attuale, però circa 24 anni fa, diciamo, erano parole comunque allora sconosciute e quindi noi abbiamo sin dal primo giorno di apertura impostato la nostra filosofia di cucina sui prodotti e sulla stretta tipicità del nostro luogo. Cos'è per te cucinare, vedere tutti i prodotti che la terra offre, magari affacciandoti alla finestra e che poi ovviamente devi manipolare e utilizzare per creare poi i tuoi piatti e quindi la tua arte? Diciamo, bella domanda. Cucinare in ogni caso è un atto di passione, però è anche un atto di comunicare. Io dico sempre, magari io affacciandomi alla finestra che metaforicamente hai citato, guardo il prodotto, guardo la cicerchia, guardo il fiore di zucchina, guardo se la borragine è fiorita. Il cliente che arriva, l'avventuroso che arriva la domenica nel nostro ristorante non ha la fortuna di avere questo contatto con la natura. Quindi secondo me è proprio un atto d'amore che io mi do in primis sugli ingredienti e poi sui piatti, perché noi oltre alla cucina abbiamo anche tutta la parte degli orti che è molto importante, anche perché prevalenza del menù e degli ingredienti sono comunque coltivati o in loco presso la nostra famiglia, aziende di famiglia oppure dei piccolissimi produttori locali. Quando hai iniziato, diciamo, questo tuo percorso, qual era il tuo obiettivo? Diciamo il mio obiettivo era quello di farci conoscere più che altro insomma, dalla parte circostante, quindi da ristoratori limitrofi, clientela del comprensore, anche perché Campodimele, essendo un paese di appena 640 anime, diciamo che offre poco, no? Quindi solo quelli abitanti di Campodimele era difficile sorreggere una struttura. Ragion per cui ecco, il mio intento era quello di farci conoscere dal comprensorio e quindi ho iniziato a fare gare, ho iniziato a fare comunque tutto ciò che mi potesse proiettare, tra virgolette, al grande pubblico. Quali sono i ricordi e le emozioni che suscitano in te tutti i prodotti locali quando li cucini? Vabbè, i ricordi, diciamo, sono
cioè, i ricordi, insomma, sono ciò che comunque mi aiutano e mi spronano sempre a dare meglio. Anche la classica zuppa di cicerche, diciamo, che è l'ingrediente principe della nostra famiglia e della nostra cucina, diciamo, io non la dimentico mai, è sempre sul nostro menù, però cerco di innovarla, cioè in quanto zuppa di cicerche cerco comunque di portarla nel terzo millennio. Mi spiego meglio, in quanto zuppa di cicerca noi magari quest'anno l'abbiamo messa addirittura in un cioccolatino, quindi abbiamo riportato il boccone della zuppa di cicerche di mia nonna in un cioccolatino, quindi abbiamo creato questa zuppa di cicerca del nuovo millennio, quindi i ricordi sono quelli che mi aiutano comunque a lavorare, perché i ricordi, i profumi, comunque tutte le sensazioni che provavo 30 anni fa quando ero vicino a mia nonna, che lei magari schiumava la zuppa di cicerche oppure aggiungeva una foglia di alloro, un profumo, un soffritto, sono quei ricordi che ho ancora impressi forti nella memoria e cerco in ogni caso di comunicarli poi nel piatto. Okay, abbiamo parlato di tua nonna, quindi puoi raccontarci un ricordo, un qualcosa che appunto ti ricordi della cicerchia e di tua nonna? Sì, e beh, mia nonna era la nonna materna, quindi mamma di mia madre, lei era la classica nonna di casa, quindi stava H24 con un grembiule addosso, lei faceva dal pane alle pizze, le focacce, andava a raccogliere la verdura spontanea, poi quando aveva qualche minuto di tempo comunque andava a zappare, avendo proprio l'orto di fronte a casa, quindi tutto ciò che poi noi troviamo sulla tavola era in ogni caso qualcosa che lei aveva prodotto con del sacrificio, quindi che potesse essere una foglia di basilico, una semente di pomodoro diversa, una spiga di grano oppure addirittura la nostra cicerchia. E puoi raccontarci magari un ricordo che ti lega proprio a tua nonna e alla cucina in generale? A mia nonna mi lega in prevalenza ciò che poi nel corso della mia 25ennale esperienza ormai sui fornelli, proprio il ricordo dei lievitati e del pane. Quindi mia nonna era una maestra della panificazione, la definisco maestra perché lei arrivava con il suo intuito fatto di tanto mestiere su qualche cosa che noi oggi arriviamo sulla tecnica. Magari nonna sapeva manipolare farina e grani antichi, però magari senza studiarli. Ricavava comunque un prodotto da forno eccezionale, magari su di un grano dove oggi se non ci arriva con un po' di tecnica è impossibile ricavare una farina da panificazione. Quindi in mia nonna mi rivedo soprattutto per la passione dei lievitati e del pane. A mia nonna, insomma, devo tanto l'utilizzo delle erbe spontanee, quindi proprio il racconto che lei mi faceva sui campi e sugli orti della raccolta proprio delle erbe spontanee e dei fiori. Sempre questo periodo che primavera ne siamo ricchi, diciamo, dal fiore di borragine, la foglia della borragine per l'utilizzo di alcuni ripieni e stufati. Diciamo, lei mi sapeva raccontare tutti i ritmi dell'orto, quindi ciò che ogni stagione ci dona, così in quel modo noi la dobbiamo trasformare in un piatto in cucina. Quindi a nonna devo tantissimo che questa cosa del ricordo anche delle erbe spontanee. Quanto è importante la tradizione per te e quanto influenza l'esperienza generale del cliente? Ma diciamo una tradizione importantissima, io dico sempre anche nei corsi che vado facendo in giro, che comunque non si può fare un'innovazione se non si è padroni della tradizione. Cioè nel senso, noi anche per innovare o per fare un piatto diverso, bisogna sempre partire dalla base, la base è appunto la tradizione. Se non conosciamo la vera e propria tradizione dei nostri piatti e delle nostre radici, non possiamo fare innovazione. È come se tu inizi a fare una casa, non puoi fare un tetto se non parti da una fondazione. E questa è, facendo le dovute proporzioni, è la stessa cosa. Rispetto al passato, qual è oggi l'approccio nei confronti del cibo tradizionale? Diciamo che oggi c'è molta più conoscenza, c'è molta più cultura del cliente, del fruitore finale delle nostre tavole che ricerca appunto che questi cibi e questi profumi della tradizione, perché nel corso di questi anni diciamo che erano un po' spariti, no? Mentre ad oggi vedo proprio il cliente che è molto più attento a che tipo di patata stai usando nello gnocco, è molto più attento al tipo di olio che portiamo a tavola, è molto più attento alle carni che portiamo a tavola, agli allevamenti, al latte e così via dicendo. Quindi diciamo oggi il cliente
è molto più attento perché è un conoscitore di ciò che mette nella bocca, quindi anche un semplice uovo, il cliente vuole sentirsi la storia di quell'uovo. Quindi oggi diciamo che fortunatamente è stata fatta tanta conoscenza tra i media, i social e le televisioni. E io ho iniziato a parlare di cucina quando diciamo il cuoco era visto come colui che stava in uno scantinato a spadellare gli spaghetti, mentre oggi il cuoco è visto come la star che va nelle televisioni, no? Quindi anche questo ha influito molto proprio a livello di conoscenze, quindi il cliente che fortunatamente siede alle nostre tavole è molto più un cultore del prodotto in sé che un fruitore finale. Quali sono le emozioni che suscitano in te quando ogni giorno cucini tutti questi prodotti che la tua terra circostante ti offre? Diciamo che io mi sento fortunato, più che parlare di emozioni mi sento fortunato perché comunque poi la stessa cosa, diciamo, le stesse emozioni le percepisco quando magari vado facendo delle consulenze sempre all'estero, che assaggio una foglia di basilico e non si sente di basilico, che assaggio un pomodoro con un filo d'olio e non si sente di pomodoro e filo d'olio. Quindi in quel frangente mi rendo conto di quanto fortunato io sono a lavorare in un contesto agromontano con tutte queste fortune proprio a raccolta di mano da fuori la porta della cucina, diciamo. Perché hai aperto un ristorante in un luogo così isolato e naturalistico, quando magari avevi l'opportunità di aprirlo con la tua tradizione, portarlo magari in un paesino o in una città con una densità di popolazione più ampia? Guarda, inizialmente la scelta è stata perché comunque il locale di famiglia era il nostro, quindi non pagando un affitto a fine mese, essendo molto giovani, comunque con un'avventura da iniziare, ma con tanto peso di responsabilità sulle spalle, questa è stata una delle prime scelte. Poi secondario, che comunque Campodimele, paese piccolissimo, non c'era quasi niente che potesse accogliere e soddisfare magari la domenica a pranzo dei clienti che venivano sul nostro territorio, magari infatuati dal racconto, oppure magari avevano visto un articolo di giornale per quanto riguarda gli abitanti di Campodimele che erano appunto un popolo longevo. Quindi diciamo sono state che queste le cause scatenanti che ci hanno spinto ad arrivare proprio qui e poi io volevo raccontare la mia terra, il mio territorio, il punto in cui sono nato e cioè, non potevo raccontarlo altrove, diciamo. Come vedi il futuro del ristorante, magari, non so, nel 2050? Futuri del ristorante 2050, diciamo, noi adesso stiamo vivendo un momento storico che abbiamo poca forza lavoro, quindi ciò che offriamo adesso è con difficoltà lo offriamo perché ho proprio la forza lavoro che mi manca alle mie spalle, perché magari posso tracciare una rotta, poi c'è comunque delle persone che ti aiutano. Quindi nel 2050 magari mi vedo con meno lavoro, ma magari fatto anche meglio, cioè mi spiego concentrare il lavoro in più su dei periodi, magari come un ristorante stagionale, poi magari con delle scuole di cucina proprio qui in loco, quindi lavorare con un'altra idea e magari anche con un po' di persone in più che ci aiutano. Puoi parlare della cicerchia proprio come prodotto, come tu lo utilizzi in cucina, oltre magari al cioccolatino, e quanta importanza e valenza ha, proprio per il posto e quindi anche per il tuo ristorante. Certo, allora la cicerchia diciamo è un legume molto povero. La cicerchia diciamo che viene impiantata metà marzo, fine marzo sui nostri terreni o comunque terreni argillosi, perché comunque la cicerchia bene o male si trova in tutto il centro Italia, quindi dall'Alta Campania, il Molise, il Basso Abruzzo, qualche posto della Toscana e dell'Umbria e il Lazio. La cicerchia non ha bisogno di grandissima attenzione una volta che è impiantata, quindi la cicerchia si parte a semina nel periodo di metà marzo si raccoglie tempo permettendo tra il fine luglio e l'inizio agosto. La cicerchia diciamo cresce in ogni tipo di terreno, in ogni tipo di situazione. È una piccola pianta che una volta sviluppata arriva sui circa 25-30 centimetri, tira fuori un bel fiore violetto dal quale poi si ricava il baccello, ogni baccello tira fuori dalle 4 alle 6 sementi di cicerchia. Diciamo, la cicerchia nasce su tutti i terreni aridi e poveri. La cicerchia una volta veniva utilizzata come cibo di sostentamento e foraggiamento per gli animali. Diciamo che ce n'era sempre in abbondanza. Infatti addirittura un titolo di Moravia della Ciociara cita che con un pugno di cicerchia durante il dopoguerra si sfamavano intere popolazioni. Ad onor del vero, chi nel dopoguerra mangiava tanta cicerchia, ma come tanti legumi in genere, poteva essere affetto dall'atirismo,
quindi è una malattia che diciamo, poteva nel corso del tempo magari far male alle ginocchia o ai muscoli delle persone, che potesse creare difficoltà proprio nel campo motore di tutti i giorni. Diciamo che la cicerchia nasce su terreni aridi, argillosi. Io nel corso del tempo ho avuto la fortuna di assaggiarne parecchie e di lavorarne parecchie. Diciamo che secondo dove viene coltivata la cicerchia, diciamo, in cucina possiamo stare dalla cottura di un'ora, un'ora e mezza, addirittura 2 ore e un quarto, 2 ore e mezza. Io ho provato cicerchia magari del Cile, del Messico, cicerchia magari del Caucaso, cicerchia delle Marche. Diciamo, il terreno in cui è coltivata la cicerchia diciamo, ci permette poi una lunga cottura o meno sul fornello. Diciamo, poi è comunque un alimento ricco di proteine, ricco di fibre, e a me personalmente l'ho cercato di interpretare in tutti i modi. Quindi l'abbiamo sul menù dalla più classica zuppa di cicerchia, quindi si porta, come tutti i legumi vengono messi in ammollo il giorno prima. Anche se ultimamente stiamo provando a lavorare la cicerchia decorticata, che come le favette o i ceci viene cotta la corteccia e tagliata in due, che ci facilita molto il tempo di cottura. Addirittura non può essere messa in ammollo, ma portarlo direttamente a cottura con dell'acqua fredda. Aggiungiamo un po' di sale, un po' di alloro, quindi i profumi classici. Una volta cotto, quindi dopo circa un'ora e un quarto, andiamo ad impreziosire la cicerchia secondo il nostro modo di usi e costumi. Cioè, se devo fare una classica zuppa, vado ad aggiungere un soffritto di sedano, coriandolo e cipolla, e la serviamo con del pane di varietà serena, leggermente tostato in forno, e un filo di olio extravergine. Quindi il modo più semplice possibile di gustarla, ma comunque i 3 ingredienti utilizzati, quindi il pane, la cicerchia in sé, l'olio extravergine, devono essere di grandissima qualità. Se devo fare un primo, lo stesso soffritto di sedano, coriandolo e cipolla, anziché lasciarlo a pezzettoni, lo vado a ridurre quasi in una poltiglia molto sottile con un bimbi, con un blender. La stessa cicerchia io ne faccio anche una farina, quindi vado a fare una frolla croccante molto sottile con la cicerchia, e presento una sorta di cheesecake capovolto con 4 ingredienti di campo di mele, e lo chiamo omaggio a campo di mele. Quindi troviamo un soffice di ricotta, il miele, perché campo di mele si chiama così per il miele, non per le mele come pensano in molti, che era derivato dall'antico Cambus de Melis, un gel di peroncina, e lo terminiamo con un crumble di cicerchia. Quindi in cucina ne ho fatto anche dei biscottini e una frolla dolce. L'ultimo nato, come vi dicevo appunto prima, abbiamo fatto una cicerchia candita e l'abbiamo racchiusa in un guscio di cioccolato fondente, e abbiamo fatto il cioccolatino alla cicerchia di campo di mele. Un piatto, del tuo menù che, ti rappresenta e ti piace prepararlo. Guarda, noi in maniera molto semplice, diciamo, ogni stagione ha il suo piatto. Diciamo, in inverno lavoriamo tantissimo pasta fresca, nello specifico gli gnocchi, quindi celiamo ancora gli gnocchi con la forchetta, come ci ha insegnato la nostra nonna. Infatti sul menù recita gnocchi, ricetta storica di nonna Comilda a ragù di cinghiale, che qua diciamo che è un piatto della tradizione. Quindi partiamo dalle patate lessate e sbucciate con poca farina, poi andiamo poi a cercare gli gnocchi con la forchetta, come si faceva nella maniera classica. Poi andando avanti con la primavera, i ravioli con ripieno con la borragine. Quindi anziché fare ricotta e spinaci, facciamo ricotta e borragine, che è un'erba che cresce spontanea in questo periodo. Poi appunto l'omaggio a campo di mele con dolce a base di miele e cicerche, che ci lega al nostro comune. Prima mi hai parlato del grano Serena, e quindi anche della panificazione, del ricordo di tua nonna. Puoi parlarci un po' più nello specifico appunto di questo grano Serena e quindi della panificazione in generale che c'è qui a Campo di Mele? Certo, diciamo che la farina di grano Serena è una farina di grano tenero, con un W basso, quindi teoricamente non è tanto adatto, perché non sviluppa il glutine necessario per una lievitazione medio-lunga. Però diciamo che con le tecniche di base, diciamo che riusciamo a fare un pane di farina grano Serena, anche con questo qui, che cioè il suo W varia dall'80 ai 130, 140.
Diciamo che il ricavato della farina dal grano Serena sarebbe più adatto a una frolla tenera, quindi a un biscotto da pasticceria piuttosto che a una lievitazione per il pane. E infatti la pagnotta di grano Serena non sviluppa un'alveolatura proprio alta, sviluppa una levatura media con buchi medi, medio-piccoli. Però il profumo che dal grano Serena è qualcosa di particolare, che insomma a parole è difficile anche descriverlo. Il suo colore va dal giallo dorato al rosa tenue quasi durante la cottura. Diciamo il pane Serena viene messo quando a fare il pane con il lievito punto madre che dalla sera prima e poi si fa diciamo, un impasto medio diretto. Quindi, dato che la sua forza non è così atta a sviluppare una maglia glutinica da poter contenere tanta anidride carbonica per tanto tempo, vado proprio nel sintetico, è un pane diretto, cioè nel senso si può quasi fare con lievito madre e poi direttamente impastare ed infornare. Diciamo che tutta la parte di sviluppo è meglio che la fa in forno che non se la fa in preforma. Questo diciamo in gergo è ciò che succede nella pagnotta. Il pane serena, diciamo, il grano serena è un'antica varietà di campo di mele. Noi abbiamo messo il nostro anche nello sviluppo di questo grano. Infatti, ultimamente abbiamo fatto dei studi con il comune di Campodimele, con l'Arsela. C'è un progetto alla base per il recupero di questa antica varietà, come tutti i grani autoctoni che erano spariti sui mondi arunci. Io la ringrazio per la sua disponibilità e per averci ospitato comunque nel suo ristorante, ecco, e per averci dedicato il suo tempo, Vabbè, ovviamente. grazie a voi che avete pensato, insomma, il vostro studio universitario a noi e comunque, ci fa tanto lustro che qualcuno ci sappia raccontare anche oltre le mura del ristorante e nello stesso tempo vuol dire che comunque 25 anni di mestiere diciamo che abbiamo seminato bene, perché io come dico sempre, come ci dato sul nostro menù, tra la semina e la raccolta c'è sempre un tempo da rispettare che si chiama attesa. Quindi grazie a voi e tanti auguri. Grazie.